Chissà come mai si arriva a 1600. Perché proprio 6 e non 1400, 1700, che suona meglio. Forse è un caso, forse è una questione di dimensioni. 6 occupano meno spazio, mentre 4 sono troppo ingombranti. Anch'io mi sentivo ingombrante il primo giorno di viaggio di nozze a Venezia. Sul traghetto rischio di collassare. Il mare mi fa un brutto effetto e per non sporcare il maglioncino che mi aveva appena comprato, costato pure un patrimonio, mentre vomitavo inciampo, quasi cado di sotto, perdo tempo, tutti scendono. Io rimango indietro. Luigi è sulla terraferma. Io mi sto allontanando, lo vedo da distante che mi dice: scendi, ti raggiungo alla prossima fermata, ma tu fermati. Sono riuscita a leggere molto bene il labiale. Questa volta avevo gli occhiali. Deve aver detto anche qualcos'altro, tipo: e che cazzo? Anche lì una figura di merda, inverosimile. Ma lui rideva. Rideva. Diciamo che dopo aver perso la fede di nozze nella tazza dell'albergo, aver fatto scivolare il cellulare sul nastro dei bagagli a Fiumicino, aver dimenticato i documenti al Cairo, averlo fatto cadere da un cammello, la sua capacità di sopportazione cominciava a venire meno. Va bene, non sarò la persona più accorta della terra, ma la mia proverbiale allegria e una buona predisposizione d'animo sono di norma un toccasana per tutte le persone che conosco. E ne conosco tante. Lui, alla fine, a parte qualche sfigato dell'Azione Cattolica che frequentava da piccolo, qualche ex collega del circolo del ping pong, non è che conoscesse tutte queste persone. Ma era buono. I pezzi vanno tenuti insieme, finché è possibile, e per quanti essi siano. Così pensava quando l'ho conosciuto. Infatti era una persona squisita. Il vecchietto che accompagnava e aiutava ogni tanto era lo zio, rimasto solo. Quando vedevo Luigi insieme a lui, mi si apriva il cuore. Il cuore dello zio invece si blocca. Luigi deve prendere il suo posto in azienda, io lo dovevo accompagnare nei viaggi di lavoro che erano all'ordine del giorno, così come l'attività frenetica di fare e disfare le valigie. Ora, io odio fare le valigie. Non le so fare. Mi perdo nel buco nero dell'indecisione cosmica del che cosa mi porto, tanto sono solo 2 giorni. Solo? È proprio quello il problema. Meno sono i giorni di permanenza, più aumenta la probabilità di toppare le combinazioni di vestiario. Il freschetto! È quello che mi ha sempre fregato, quel cazzo di pensiero che mi ha messo in testa mia mamma fin da bambina. E se fa freschetto, che fai? Non te la porti un'altra giacchetta leggera? E se ti porti un'altra giacchetta leggera vuol dire che devi averne a portata di mano una più pesante e una leggerissima. E la giacchetta per il freschetto è foriera di insidie terribili per la borsa da viaggio. In una borsa da viaggio non c'entrano 1000 cose, a volte non entrano nemmeno 6. Lui tremava a queste parole. Le mie amiche invece erano tutte d'accordo con me. Iniziavo a percepire un suo completo distacco dai miei giri mentali. Una giacchetta prevede un sotto, gonna, pantalone, e un sopra. E il sopra è il problema fondamentale. Luigi, mi serve una valigia, non il borsone. Perché per il freschetto c'è la camicetta, per il meno freschetto c'è una maglietta leggera con un sopraleggero leggero, ma per il fresco vero e proprio una maglia a maniche lunghe con una giacca di pelle. Che fai, non te la porti? Lui aveva sgranato gli occhi. Faceva così quando si innervosiva particolarmente. E poi prima di un viaggio io sono sempre un po' isterica. Devo riformularmi mentalmente tutto quello che mi potrebbe servire, eventuali incognite, io non ho tempo. E invece Luigi mi tocca proprio prima della partenza per il Trentino. Io riattacco con il freschetto, le giacchette. E lui che fa? Ma sei una schizzata, una rompiballe, sei una donna insopportabile. Anche io. E tu sei un mummio in vacanza, uno che non sa entusiasmarsi, assettico e reattivo come un portasaponette. Uno schiaffo da seduto. Mi volano gli occhiali. Vaffanculo! Ma che ti prende? Ma volano altri schiaffi e per darmeli questa volta si alza. Luigi si piazza di fronte a me, comincia a darmi schiaffoni senza tregua. Si ferma soltanto un attimo perché comincia a fargli male. Poi ricomincia ancora e ancora senza sosta. Poi per la vergogna corre in bagno, si fa la doccia ed esce.
Ho la faccia gonfia, l'occhio pesto, il naso che sanguina. La casa è muta, ma dentro me il sangue rimbomba assordante nelle vene. Mi medico in bagno. Mi siedo nella vasca. Non parto. Che vada lui. È l'alba. Senza una parola lo vedo prendere la macchina e sparire dalla mia vista.